Ciao, in questo video vedremo questa scheda che è un amplificatore mono, quindi un solo canale, 150 watt su 8 ohm. Adesso la vedi già con i componenti pronti per il mio dissipatore, poi ti farò vedere com'è quando arriva. Andiamo a vedere il test in pratica se riesce a fornirmi la potenza dichiarata. La scheda monta 3 MOSFET in parallelo IRFP 240 e 3 MOSFET IRFP 9240. I primi sono canale N e gli altri, i P9240, sono canale P. Queste sono le caratteristiche dei MOSFET. Hanno tensione drain source massima di 200 volt entrambi. La corrente, quello canale N è più generoso, arriva a 12 A, mentre quello canale P 7 A e mezzo a 100 gradi, a 25 gradi 20 A quello canale N e 12 A quello canale P. Entrambi hanno una potenza massima dissipabile di 150 watt. Le caratteristiche di questo amplificatore sono tensione massima 70 volt, consigliata a 55. Sotto abbiamo un'indicazione che tensione deve essere da più o meno 12 a massimo meno 65 volt. Questo è il login del costruttore, che dovrebbe essere questo, questa è la sua email. L'amplificatore ha il codice LGM-L15, è la versione V5. Questo sembra il clone cinese di quello originale. Lo stampato è fatto abbastanza bene, nulla da dire, anche il montaggio è ok. Assieme ci vengono forniti i seal pad di isolamento, sono in materiale siliconico, più i faston per collegare il più, il meno di alimentazione, il GND e l'uscita che va alla cassa. Il GND è comune anche all'uscita, avrei preferito che avessero messo un altro faston per l'uscita. Infatti io ho già preparato un faston con l'uscita meno che va al carico fittizio e le due alimentazioni positive e negative. Questo è il comune anche delle due alimentazioni positiva e negativa. Ho già preparato i due cavetti, gli altri poli vanno qui. Ho cercato lo schema ma non ho trovato nulla, ho trovato questo schema che è simile ma non è uguale. Qui monta comunque gli stessi MOSFET, ce ne sono 4 anziché 3, lo schema è molto simile. Qui abbiamo il potenziometro che regola il bias, che è questo che lo vediamo bloccato con una goccia di colla. Come dissipatore userò questo, e siccome le forature non sono uguali e rifare le forature è un po' un problema perché ci sono anche le alette, qui dove ci sono le alette hanno fatto lo scasso per le viti, allora li dissaldo, li monto già in posizione, quindi uso questo piccolo così più in basso e gli altri li monto dove ho le viti, quindi li dissaldo tutti da qui, li monto lì e ci faccio dei fili. Posso tenerne buono magari solo uno, degli altri faccio dei fili. Nell'utilizzo pratico invece bisogna prendere un bel dissipatore e lasciarli il più corti possibili, quindi così come li abbiamo. Al limite si possono raddrizzare facendo attenzione che non si spezzi il piedino. Ho collegato l'ingresso BF al mio generatore di funzioni, che è questo qui. Entro con un kHz con un segnale sinusoidale. Adesso parto da 0,1 volt picco picco, così vediamo sull'oscilloscopio il segnale che è presente sul carico fittizio, che sono quelle resistenze qui da 8 ohm. L'alimentazione proviene da due alimentatori, questo è uno che è questo qui, questa è l'altra tensione negativa, infatti qui c'è il meno, qui c'è il più, sul GND c'è il più, mentre di questo alimentatore qui sul GND c'è il meno. Userò quell'alimentatore qui, poi metterò insieme a un altro alimentatore perché da solo non ce la fa ad arrivare oltre 30 volt. Ho alimentato adesso la scheda con più o meno 15 volt, qui vediamo la tensione di un ramo, mando il segnale BF da 100 mV, vediamo qui che c'è qualcosina, abbiamo pochissima potenza, quindi aumento. Adesso va già in clipping perché la tensione non è sufficiente. Infatti se alzo la tensione di un ramo, ad esempio questa qui del 15 volt, vedrai che da una parte si riempirà la sinusoide. Aumento la tensione, vedi che qui non clippa più. Se aumento che dall'altra parte lo porto a 17 anche di qui e non ha più il clipping. Adesso porto la tensione a circa 28 volt
così vediamo a 28 volt che potenza riusciamo a prelevare. Cambio scala all'oscilloscopio. Ok, clippa qui, quindi sono 15,5 volt RMS. Prendo sempre il mio foglietto con la tabella comoda, sono poco più di 25 watt, quindi bisogna salire ancora di tensione per avere più potenza. Adesso metto i due alimentatori in serie sul lato negativo perché più di 30 volt questo alimentatore qui non ce la fa. Sono 55 volt, imposto 2 volt picco picco segnale d'ingresso, abilito, sono 18 volt RMS, cambio scala, vediamo dove clippa, qua, che sono 34 volt RMS, siamo già a 150 watt su 8 ohm, che è quello che dichiarano, 150 watt su 8 ohm. Salendo di più di tensione riusciamo ad avere più potenza ancora. Provo a salire un attimino, sono 60 volt, 36 volt RMS, che sono quasi 180 watt. Sto entrando con 4 volt picco picco su ingresso di BF. Aumento un attimino ancora, qui sta per clippare, sono 37,6 volt RMS, siamo quasi 180 watt. Sto entrando con 4,1 volt di segnale BF. Provo a mettere un'onda quadra, così la massima potenza. È andato in limitazione un mio alimentatore. Riprovo col segnale onda quadra con la potenza più bassa, così riusciamo a vedere anche la banda passante. Non sono stondati, quindi la banda passante è buona. Vediamo il riscaldamento, se è uniforme. Ci sono quei due transistor lì che scaldano leggermente, sono a 58 gradi. Quello che scalda di più, vediamo qui, sono 70 gradi, 70 gradi, quindi sono 70 gradi quelli che scaldano di più. Il resto mi sembra tutto freddo. La letta è a 50 gradi. In effetti scotta davvero tanto, quindi ci vorrebbe un dissipatore ancora più grosso ed eventualmente anche un ventilatore se si prelevano potenze così alte. Ho collegato le resistenze di carico a 4 ohm, vediamo come si comporta. Sono 50 volt di alimentazione, vediamo quando va in clipping. È dato in limitazione uno dei due alimentatori. Ho rialzato la tensione, proviamo così. Si è spento ancora un alimentatore. Purtroppo a 4 ohm abbiamo un assorbimento maggiore e uno dei due miei alimentatori va in limitazione, quindi più di 100 watt non riesco a prelevare. Comunque le specifiche davano 300 watt a 4 ohm e 600 watt a 2 ohm. Ovviamente ci vogliono degli alimentatori che consentano di prelevare tale potenza. Come hai potuto vedere, questa scheda rispecchia le specifiche dichiarate. Quindi con due di queste schede, quindi 70 euro, hai un amplificatore stereo da 150 watt su 8 ohm. Devi aggiungere due schede di protezione per gli altoparlanti messe in uscita. Ti servirà un grosso trasformatore, se toroidale meglio, un ponte raddrizzatore, condensatori di filtro, fusibili vari e un mobile. Oppure potrai utilizzare questa scheda per riparare amplificatori in cui ci sono le schede completamente scoppiate e non più riparabili. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!